Ciao, oggi è sabato, la settimana lavorativa volge al termine, è stata una settimana di... abbiamo fatto alcuni acquisti, sempre un po' fuori Roma, uno ieri ad Anzio e un altro martedì o lunedì, adesso non ricordo bene, a Benevento, niente poco di meno, che siamo andati a Benevento a comprare dei quadri antichi. Allora siamo al momento della rivelazione del nome e il cognome dell'artista dell'ultimo scribanello. La mia domanda era: chi è il bravissimo ceramista che ha fatto questa antologica della Guardia di Finanza? Il nome e il cognome dell'artista è Gaspare Carlino, le ha fatte nel 1970 circa. Abbiamo parlato con il figlio che ancora si occupa di fare queste bellissime maioliche policrome, e ci ha confermato che queste le ha fatte il papà. Quindi alcune di queste sono ancora in produzione, ma la mano è quella del papà, quindi Gaspare Carlino. Chi è che ha indovinato? Il signor Alberto Capobianco, bravissimo Alberto, da un account YouTube che si chiama @Caputalbus. Quindi Alberto, contattaci, hai diritto a un buono da spendere nel nostro negozio eBay di 30 euro. Quindi vai sul nostro negozio eBay Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, scegli un oggetto da 30 euro e te lo spediamo a casa gratis. Ci contatti sul nostro tramite WhatsApp al numero 333 31 04 172. Per iscritto, non chiamare perché noi non rispondiamo a nessuno. Allora, andiamo quindi al prossimo scribanello. È un dipinto. Che fai, Marco? Vuoi passare di qua o si vede? Allora, è un olio su tela. Siamo nel XIX secolo. Vi aiuto, siamo all'incirca nella metà del XIX secolo. Quindi diciamo abbiamo superato il romanticismo, andiamo verso il naturalismo ottocentesco. È un ritratto, una bella ragazza. Altro non vi dico, è firmato ed è anche datato. Questa è la firma. Mi dovete dire il nome ed il cognome del pittore. Ve lo faccio vedere anche dietro. È un bell'ovale. La cornice è antica, ma non è la sua originale. I buchi ci svelano che è stata, diciamo, ha avuto altri quadri con altre attaccaglie diverse, magari era messa in maniera diversa sul muro, e comunque è sempre una bella cornice d'epoca, direi magari fatta 30-40 anni dopo il dipinto. Il dipinto presenta diciamo, dell'olio, non so adesso come mai, sembra uno schizzo addirittura coevo al dipinto. Si può restaurare, è un bel dipinto, ha avuto dei restauri qui. Quindi ragazzi, concentratevi, chi indovina il nome e il cognome avrà il solito premio di 30 euro da spendere sul nostro negozio eBay. Accanto a questo bellissimo dipinto comprato in settimana vi faccio vedere cos'altro abbiamo comprato. Questo l'abbiamo comprato oggi in negozio. Melandri. Lui non è famoso come pittore, è famoso come pittore di ceramiche di Faenza. In questo caso si è cimentato in questo bel olio su tavola. Pietro Melandri, pittore novecentesco delle ceramiche di Faenza. Sempre a Benevento, scusate, abbiamo comprato questo bellissimo dipinto ritratto di Carlo Borromeo. Dipinto del Settecento ad olio su tela. Allora, ritorna là e così facciamo vedere quello che abbiamo comprato ad Anzio. Ieri ad Anzio abbiamo comprato a casa di un erede, di un maggiore dell'esercito, questa collezione di statuine e di carri armati in metallo
una collezione simpatica, era una persona che ha dedicato la sua vita alla difesa del nostro paese. Questa è la sua collezione personale di questi oggetti. C'era anche questo bellissimo libro Segni d'Oriente e altri libri che poi troverete sul nostro negozio online. C'era anche questa ceramica. Le ceramiche bianche di Dewa si trovano spesso nelle case degli italiani, molto raramente si trovano antiche, il più delle volte, come in questo caso, sono fatte nel Novecento, quindi nella seconda metà del Novecento. C'era anche questo bel piattino, questo è un piatto in porcellana, fine dinastia Qing, fine 800, ma senz'altro siamo già nei primi del Novecento, un piattino molto carino. Che poi troverete sul nostro negozio eBay. Un bel piattino. Se avete cose del genere, ricordatevi di mandarci le foto perché le acquistiamo volentieri. C'era poi questo bel busto in terracotta, un cavallo in bronzo, ancora dobbiamo vedere bene quello che abbiamo comprato, le firme, le varie cose, qualche oggettino in argento. Questi sono le bomboniere che si trovano un po' in tutte le case. Una volta si regalavano questo tipo di oggettini, una serie di acquerelli firmati. La firma ancora non siamo stati in grado di decifrarla. Oggi Marco ci passerà tutto il pomeriggio perché io è sabato e non voglio stare in negozio. Dopodiché c'era questa interessante collezione. Come si chiamano queste? Valvole. Valvole. Praticamente il figlio di questo maggiore mi ha spiegato che lui si è occupato di questa branca del ramo della nostra difesa ed era quindi magari oggetto di regalio o magari faceva anche collezione di queste cose. Sempre in questa casa abbiamo trovato un salottino in stile Luigi. Ah no, questo è un altro bellissimo quadro comprato a Benevento. Il dipinto ve lo faccio vedere perché è veramente un gran bel dipinto. Non abbiamo trovato la firma, però non l'abbiamo ancora messo in vendita perché vorremmo cercare se c'è una firmetta. Lo faremo pulire dalla nostra restauratrice, verranno fuori dei colori molto belli. Comunque siamo probabilmente nella prima metà dell'Ottocento. Il pittore potrebbe essere Francesco Podesti. Molto probabilmente noi lo venderemo come attribuibile a Francesco Podesti. Cosa vuol dire attribuibile? Quando un antiquario non può avere la certezza, ma ha la sensazione che si possa trattare di un pittore anziché di un altro, mette la parola attribuibile. Vuol dire che noi pensiamo che sia questo il pittore, ma non lo possiamo garantire perché non è firmato. Quindi è una questione, diciamo, di serietà dire che una cosa è attribuibile, anche se devo dire, secondo me è proprio lui. Detto questo, andiamo a vedere il salottino. Questo è il salottino di cui vi parlavo. Lo stile è il Luigi XVI, siamo in Francia, è fatto tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento. C'erano anche una serie di mensoline da muro molto carine. Questa invece è una coppia di stampe comprata a Benevento. Il gattino in ceramica l'abbiamo sempre comprato in settimana, non mi ricordo dove. La stampa romana del 600. Tutti arrivi di questa settimana. Come vedete non è stata una settimana avara di acquisti. Abbiamo fatto in settimana anche diverse vendite. Questa è la piazza più bella del mondo, che è Piazza Navona. Questa almeno è la mia opinione. Non perché io sia romano, perché sono tutt'altro che in campanilista, che mi piace Piazza Navona. Andiamo a vedere le cose che abbiamo scaricato, le abbiamo scaricate oggi, quindi stanno ancora fuori.
C'era questa serie di piante grasse, in genere le piante le compro per me perché sono un collezionista e amante di piante, però se le volete comprare ve le vendo. C'era questa coppia di sedie molto particolari, penso che siano francesi, con la paglia di Vienna. E questo è il resto del salotto. Vi ho fatto vedere all'interno il tavolino, quindi sempre Francia, sempre periodo Luigi XVI, legno intagliato e dorato. La tappezzeria in stile Aubusson è fatta a macchina. Come faccio a accorgermi che è fatta a macchina? Vedete, quando sono identiche vuol dire che generalmente sono sempre fatte a macchina. Vedete che sono assolutamente identiche e speculari. Fossero fatte a mano, questa sarebbe diversa da questa, o comunque avrebbe delle piccole differenze. Comunque, al di là di questo, sono mobili molto decorativi, sono stati molto amati. Oggi come oggi sono un pochino difficili da vendere. Probabilmente questa andrà anche ritappezzata, perché la tappezzeria Aubusson, come vedete, è molto molto giù di colore, quindi va cambiata. Magari ci si mette una bella tappezzeria crema, o se si vuole andare sul moderno, oggigiorno la scelta è veramente molto molto varia. Quindi queste sono stata la nostra settimana. Abbiamo fatto anche diverse vendite, alcune su online, alcune a persone che sono venute a trovarci. Abbiamo venduto un bel acquarello veneto, proprio veneziano a Venezia. Poi che cos'altro abbiamo venduto? Non ho... libri, cose varie. Abbiamo affittato per una produzione cinematografica di Netflix diversi mobili. Questa è una delle nostre tante attività. Vi ricordo che noi non siamo soltanto commercianti che compriamo e vendiamo, offriamo anche altri servizi. Il servizio di perizia a domicilio, quindi quando voi per esempio vi dovete dividere delle cose tra eredi, tra fratelli, o avete bisogno di una perizia per un'assicurazione, noi veniamo a casa vostra e vi facciamo la perizia. Poi offriamo il servizio di perizia online, quello del sito quantovale.site a 18 euro. Affittiamo mobili e mi sa che abbiamo finito quei servizi, vero? E per il resto nient'altro. Quindi la settimana è andata così, una settimana tranquilla da un certo punto di vista, però comunque proficua. Abbiamo comprato cose molto carine e tutto qua. Quindi lo scribanello ve l'ho fatto, e studiate e cercate di indovinare, perché ci sono in palio i soliti 30 euro. Un saluto a tutti, ciao da Gianluca e Marco.